Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, è il 7 luglio del 2025, buona giornata a tutti, buon primo giorno di scuola in pratica per il Milan, visto che oggi c'è la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri e il primo allenamento in tardo pomeriggio aperto al pubblico. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati e oggi più che mai, visto che parte la nuova stagione 25-26, nuova aria fresca, vecchi like, Robert. quindi Ah, cliccate il pollicione all'insù, cliccate mi piace, arriviamo a 1500? Dai, 1500 oggi dovremmo arrivarci, quindi mettete like, iscrivetevi al nostro canale perché è gratuito, abbonatevi, questo non è gratuito, costa 2,99 ma ci fa letteralmente andare avanti e lasciateci un commento qua sotto con sì, ma oggi la facciamo così. Il vostro nome rivelazione può essere sia un colpo di mercato che arriverà, che un giocatore attuale della rosa, della stagione 25-26. Previsione casuale del 7 di luglio. Scriveteci un commento con il vostro nome del 25-26. ok, io ti metto in onda il mio. Ma Sto perché? scherzando, sto scherzando, ma tra poco ne parliamo, ma prima vi devo ricordare questo. State vedendo Obbligo di riscatto? Avete magari già visto l'editoriale, ma soprattutto per gli ultimi due appuntamenti che si spostano leggermente di un'ora in avanti, quindi come se ci fosse, diciamo così, il fuso, spostate le lancette un'ora più avanti perché l'ANCI inizia alle 14, non alle 13 come al solito perché alle 13 c'è Massimiliano Allegri in conferenza e quindi alle 14 in diretta saremo con l'ANCI a commentare le parole del mister direttamente anche da casa Milan. Alle 17 invece il talk, sempre un'ora dopo rispetto al solito, per essere attaccati a quello che sarà l'inizio dell'allenamento alle 18 della squadra. Quindi alle 14 lunch, alle 17 il talk, anche quello live da Milanello. Detto ciò, andiamo a parlare di mercato. Allora, iniziamo con le due notizie principali, quelle un pochino più calde e più vicine a noi, cioè Ardon Yajari, che vabbè, mannaggia, ancora qua stiamo. Che insomma, aspettiamo queste benedette 48 ore dove il Bruges deciderà se finalmente entrare in trattativa o aspettare il prezzo. Perché questo è in questo momento. Il Milan, grandi volontà di rilanci ormai non ne ha più. È arrivata a 32-33 più bonus, che possono arrivare intorno fino ai 36-37 totali, e lì sta. Siamo lontani 2 o 3 milioni dalla cifra fissa e 2 o 3 milioni quindi finali dalla valutazione da 40 complessivi del Bruges. Il Milan è arrivato a 36-37 totali complessivi di pacchetto e da lì non si muove, quantomeno aspetta una risposta dal Bruges per capire se finalmente si mette in trattativa e quindi magari cerca di venire anche incontro oppure semplicemente dice no, 35 più bonus. Sì, sì, ma c'è da dire che questo ragazzo sta facendo davvero di tutto per venire al Milan, perché non ha preso parte alla partita di qualche giorno fa, sta spingendo davvero tanto con il Bruges stesso affinché la squadra belga accetti l'offerta del Milan. Non so se basterà, nel senso che ai tempi anche De Ketelare spingeva per il trasferimento, anche De Ketelare voleva a tutti i costi venire al Milan, però comunque la cifra che poi il Bruges ti richiedeva sei dovuto arrivare, no? A quei 35 più bonus anche in quel caso per il trequartista, ora l'attaccante, ora dell'Atalanta. Qui più o meno lo stesso, poi sembra che appunto Yashari stia facendo ancora di più, cioè stia anche tenendo una sorta di pugno duro, no? Per avere a tutti i costi questo trasferimento, però sempre di soldi si parla, sempre di soldi si parla e con il Bruges sono importantissimi. Non lo so, io spero che si finalizzi perché è vero, perdiamo Reinders, che nell'ultima stagione è stato indubbiamente il migliore o tra i migliori, ma per credo il 95% dei tifosi il migliore della stagione, però risistemi, perlomeno a livello numerico, il centrocampo, perché l'anno scorso ti sei aggrappato a Reinders e Fofana, quest'anno oltre a Fofana metti dentro Ricci, metti dentro Modric e speriamo metti dentro Yashari
magari rispolvere un pochino Loftus-Cheek e bene o male hai ristrutturato un po' il centrocampo. Non so dirti se con l'arrivo di Yashari sia un centrocampo estremamente competitivo, perché sono cose che ci dirà il campo, perché è un ragazzo che arriva dal campionato belga con solo una stagione alle spalle, perché Modric ha l'età che ha, perché Ricci fa un salto dal Torino al Milan, però comunque sulla carta lo hai mezzo ristrutturato, ecco. Sì, insomma, ti sei andato a prendere un centrocampo potenzialmente un pochino più strutturato, ordinato e fatto meglio come reparto. Poi, esattamente come hai detto tu, può andare bene o può andare male, perché non hai comprato, diciamo così, certezze assolute di, che so, un giocatore reduce da 4-5 anni di altissimo livello. Stiamo comprando buoni giocatori che però dobbiamo in parte anche aspettare. Su Malik Ciao invece andiamo via veloci, insomma, il ragazzo preferirebbe restare qui, l'abbiamo visto anche da come si è atteggiato negli ultimi giorni, cioè anticipando l'arrivo, eccetera. In questi giorni parlerà con Allegri e capirà anche se c'è margine tecnico e gradimento per restare e mettersi all'opera qui al Milan. Se così non fosse, insomma, poi c'è da dare una risposta al Como entro metà settimana. E questo è, quindi dovremo risolvere anche quella situazione in un modo o nell'altro. Prima di parlare d'attacco, Henry, rimaniamo in difesa con il nome uscito un paio di giorni fa per il terzino sinistro. Eh, Matteo Moretto ha fatto questo nome insieme a Fabrizio Romano all'interno di quella che hanno definito una piccola short list di nomi per il terzino. Uno di questi è Archie Brown, terzino sinistro inglese del Ghent. Vediamo anche, stanno già esultando qua fuori casa mia, non so se hai sentito, ci sono già i primi caroselli. Eh, Archibald Norman Brown, che come detto gioca al Ghent del 2002, quindi ha 22 anni appena compiuti a maggio. Vediamo anche la sua carriera. Qui l'ho messo per far vedere l'altezza, la Liga numero 4, quindi difensore molto strutturato per fare il terzino, 1,90. Questa è la sua Infatti, Simo, carriera. volevo dirti, è un po' un Dimmi. fil rouge degli acquisti, non Yashari ovviamente, però stiamo cercando tanti giocatori alti. Cioè, sto notando sta cosa, che gli acquisti che stiamo facendo, magari a centrocampo un pochino meno, però i nomi che escono per i difensori, per l'attacco, sono tutti belli strutturati. I corazzieri di Max. È vero. Cioè, tendenzialmente non schifa i giocatori fisici, anzi. Anche Pubil, tipo, di cui abbiamo parlato una mattina al mercato, Ubil. Buon Pubil per il terzino destro, ecco qua, 1,90. Sì, abbiamo impostato il filtro, evidentemente. Cioè, sotto l'1,90 i terzini, beh, doppia coppia di terzini 1,90. Questa è la sua carriera. Ha iniziato, come detto, al Derby e poi, insomma, dopo il Derby County ha fatto Losanna e 2 anni fa è andato al Ghent dove ha collezionato 48 presenze in Jupiler League con un gol e 6 assist e 4.000 minuti circa giocati. Ma, come vale per Pubil, vale per Brown, vale per altri terzini che sono usciti. Se l'idea è di andare su un terzino giovane, o prendi un ragazzo che ha 22-23 anni e ha già fatto il titolare 2 o 3 anni in una squadra consistente, che però a questo punto, se ha fatto quei 2 o 3 anni e neanche solo 23, vuol dire che è stato titolare, lì arrivavo, vuol dire che è già un terzino che per la sua età è già bello consistente, quindi il prezzo è quello che è, oppure devi andare su questo tipo di profili che magari non sono iper mega costosi, che però insomma se metti titolari ti lascia qualche punto di domanda per forza di cose, insomma, al di là di che possono essere i migliori del mondo, però insomma c'è sempre questo fantastico salto di venire a giocare a San Siro, al Milan, che da titolare non è nemmeno la, diciamo così, la primissima cosa più semplice da fare quando fai questo passaggio di carriera. Ma tanto penso che ce lo dovremmo mettere via, Henry, nel senso, sul terzino abbiamo deciso di andare su questo profilo, magari probabilmente prendendoci anche una piccola margine di rischio. Sì, mi verrebbe da dire che è così.
Ma ti dirò, è quello che ha detto Tare, è quello che faranno perché non abbiamo un budget infinito. Vuoi andare a prendere Yashari? Vuoi chiudere Ricci con Modric? Più andare su una punta? Sistemare, non dico definitivamente perché ci sono sempre i dubbi di cui abbiamo parlato prima, ma ristrutturare il centrocampo e chiudere l'attacco? Bellissimo, bello. E per i terzini devi fare la bisogna, prendere giocatori a 10, massimo credo 15 milioni, giovani, che vengono magari da un paio di stagioni decenti in ascesa, ma non con caratura internazionale, non con esperienza internazionale, e sperare che ti diventino poi i nuovi. Ma guarda, non ti dico neanche Teo Hernandez, perché Teo l'hai preso a 20 milioni, ex Real Madrid, che ti facciano magari il percorso di Salma Kerr, no? Cioè tu hai preso Salma Kerr a 5, 6, 7, 8 milioni, adesso non ricordo bene, dall'Anderlecht, è venuto qua con queste guanciotte rosse, tutto timido, e poi è diventato un giocatore importante, no? In un ruolo diverso, però il concetto per me deve essere quello, cioè prendere i giocatori a quelle cifre in cui vedi che c'è del potenziale, sperando che facciano bene e che ti possano rendere, ecco. Chiudiamo allora su Victor. No, sta Ah, andando all'Arsenal. C'è quasi here we maschera? go. Maschera? No, non Ah, maschera. No, Leverkusen. ah, ok. Victor Boniface o Bonifacio, come lo vogliamo chiamare noi. Boniface, Boniface. Boniface, attaccante nigeriano del Leverkusen, che insomma ha fatto una stagione un po' di alti e bassi, la vediamo. Ha giocato 19 volte in Bundesliga, 4 in Champions, 3 in Coppa e 1 nella Supercoppa di Germania. Ha collezionato però soltanto 1400 minuti per il semplice fatto che da novembre ha perso il posto. Ha realizzato 11 gol in questa stagione, ma come detto in stagione, dopo che ha avuto un infortunio muscolare a novembre, che l'ha tenuto fuori praticamente oltre un mese, da fine novembre a inizio gennaio, da quel momento lì in pratica non ha quasi più visto campo, è stato semplicemente una riserva e ha giocato titolare in Bundes, se non ricordo male, solo 3 volte, poi il resto sono spezzoni di partita. Eh, una situazione, diciamo così, classica del mercato, dove se riesci a capire che il giocatore vale, eccetera, ti inserisci in un momento in cui magari non sta brillando nella sua squadra e, diciamo così, la classica occasione di mercato, chiamiamola così. È ovvio che bisogna fare la tara sul motivo, ad esempio, per cui ha perso il posto, tipo un infortunio, che non è purtroppo il primo che ha in carriera questo ragazzo, visto che si è rotto 2 volte il ginocchio, ha avuto un grossissimo strappo muscolare la stagione prima, insomma, è un giocatore che ogni tanto qualche infortunio ce l'ha. Però insomma, l'attaccante vale e anche come caratteristiche diciamo che potrebbe sposare bene quello che manca al Milan. Bisogna fare un piccolo riassunto, Simo, su Victor Boniface, perché lui arriva a Leverkusen dal San Gilloise o Gilloise, che dir si voglia, e è subito protagonista nell'anno della vittoria del campionato delle aspirine, e fa una stagione molto importante, ed è appunto il termine ultimo, il terminale offensivo dell'attacco dei rossoneri di Germania. Poi inizia la scorsa stagione, quella con lo scudetto vinto, da titolare, ha questo brutto infortunio, a gennaio iniziano tante sirene arabe, soprattutto per lui. Aggiungiamo Patrick Schick che inizia a segnare a raffica, e 1 più 1 più 1 più 1, Boniface perde il posto. È un attaccante valido? Sì. Spendi magari anche non eccessivamente proprio per gli ultimi 6-7 mesi che ha avuto? Sì. Ha tanti infortuni? Sì. È una piccola incognita? Sì. Magari non è incognita come Lucca. Cioè Lucca per me è molto più incognita di Boniface, perché ha giocato all'Udinese 1 anno e mezzo più o meno, e ha caratteristiche che conosciamo bene. Boniface ha già avuto esperienza tra Champions League, Europa Ha League segnato anche. e via dicendo, e quindi è meno incognita.
il prezzo non è iper proibitivo, ma ha tutte le cose che abbiamo detto fino adesso, positive e negative che siano. Insomma, lo sappiamo, se tu vai a cercare una punta da 70-80, diciamo così, cerchi di abbattere un po' il margine di rischio, che poi c'è sempre, ma insomma, più prendi un giocatore affermato senza magari problemi fisici, già con, che so, l'ultima stagione da 25-30 gol alle spalle, e lo paghi 80, e saluti e baci. Siccome questa cosa non si può fare, devi andare a cercare nelle pieghe, diciamo così, degli attaccanti di un gradino più sotto, quello che magari tecnicamente può fare al caso tuo, ti può dare una mano tanto quanto magari l'altro, però lo paghi decisamente meno perché ha dei problemi che tu devi essere più bravo a risolvere o magari a non esaltare. Ecco, Boniface potrebbe essere un attaccante, c'è, insomma, è inutile che ci nascondiamo, cioè, è un buonissimo attaccante. Poi, come detto, ha questi piccoli grandi punti di domanda, più che altro legati alle sue condizioni fisiche che ogni tanto lo abbandonano. Ma ne parliamo tra poco, quando sarà ora di accendere la radio alle 14 con Lunch, 14 e 17 per il talk. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti e i più, diciamo, gli ascoltatori più storici della radio, chi ci segue da più tempo, si ricorderà che noi, io e Beatrice Sarti, in La mattina al mercato, parlammo di Boniface già tanto tempo fa e qualcuno se lo ricorderà. Ciao. Saluti.